Spesso riceviamo delle chiamate dove i nostri interlocutori ci tempestano di domande, alla quale noi siamo felici di rispondere, legate al mondo dello street food, come intraprendere questa attività, chiedere le autorizzazioni per lo street food, che tipo di mezzo per lo street food è più adatto per una cosa o per l'altra. Partiamo dal presupposto che noi di Tecne Italia, quando abbiamo intrapreso questa avventura quasi 10 anni fa, abbiamo studiato a fondo il mercato, non solo italiano ma per lo più estero, per capire qual era la reale esigenza. Ci siamo resi conto che per quanto fosse conosciuto questo nuovo mondo, fosse carente di una cultura di base legata proprio all'impresa e alle attività imprenditoriali. Proprio per questo abbiamo, attraverso diversi anni di studio, approfondito l'argomento e definito questo nuovo mondo, non col termine di street food, ma di moving business. Oggi proverò a spiegarvi le differenze che intercorrono tra questi due mondi, perché per noi sono veramente due mondi separati, uniti dalla tradizione, uniti dal cibo, ma per lo più con mentalità e filosofie di pensiero totalmente differenti. Prima di addentrarci nella definizione del moving business è importante quindi sapere e definire che cos'è lo street food, analizzando bene questo mercato e lasciando perdere tutti gli effetti pubblicitari che ne stanno conseguendo. Adesso viviamo in un mondo dove tutti conoscono il termine street food, sempre di più le città si organizzano per i festival, eventi dedicati alla cucina di strada. Però è importante ricordarsi che lo street food è legato molto a una cucina locale, regionale. Un prodotto da una regione all'altra cambia, con lo stesso nome avremo prodotti totalmente diversi, quindi immaginiamo già lo stesso prodotto esportato in America, a New York, in Canada, in Cina, avrà una percezione totalmente diversa da quella che abbiamo noi in Italia. Lo street food, quindi legato a una cucina popolare di strada, ha avuto sempre un'accezione quasi economica, non legata a un prodotto gourmet. Solo negli ultimi anni stiamo riscontrando appunto questa crescita e questo nuovo trend, però non è mai stata veramente legata a un modo di fare impresa, che a differenza del moving business cerca di definire quali sono i confini, le parole chiave e questo nuovo oceano da intraprendere se si vuole entrare in questo mondo. Infatti il moving business può essere più riconducibile a un temporary shop che al classico street food di strada, perché il moving business prevede un'approfondita analisi del mercato, la comprensione del tipo di clientela, del prodotto di vendita e soprattutto della percezione che la clientela può avere del nostro prodotto di vendita. Non essendo legati a una location fissa che deve comunque pagare le spese, il personale anche nei giorni di chiusura, riesce a organizzare il programma settimanale e a abbattere i costi, perché avrà dei costi fissi solo i giorni di lavoro. Anche l'organizzazione del personale può essere fatta rispetto all'analisi di mercato. So che devo andare a lavorare in un evento dove c'è una possibilità di vendere il mio prodotto a più di 30.000 persone, da solo non riuscirei, allora prenderò qualcuno e il mio organico sarà fluido e dinamico anche in base all'evento di per sé. Allo stesso modo l'attività può essere aperta al pubblico solamente in momenti necessari, in cui mi rendo conto che c'è appunto confusione, c'è parecchia gente, la gente può essere interessata al mio prodotto in determinati eventi e non in altri. Posso lavorare in maniera stagionale, un prodotto magari tira di più d'estate, non d'inverno e viceversa. Posso riorganizzare anche il prodotto in base al periodo. E qui arriviamo al secondo punto, infatti, per noi fondamentale: il miglioramento costante. Pensiamo nella nostra azienda, ma pensiamo che questa mentalità debba essere diffusa non solamente ai massimi livelli, ma anche partire dalla più piccola attività che punti al miglioramento continuo. Un miglioramento legato all'organizzazione, al personale, alla presentazione e anche al marketing, perché in realtà ogni giorno io faccio un'esperienza e traggo da quell'esperienza i dati adeguati per poter mirare meglio. Ho un obiettivo, posso puntare meglio a quell'obiettivo grazie alle esperienze che raccolgo quotidianamente. Abbiamo dei clienti per esempio che da un evento all'altro cambiano completamente immagine. Basti pensare, facciamo l'esempio del nostro mondo, un carrettino per il gelato, che fondamentalmente è un corner dinamico per il food. Bene, con lo stesso carrettino io posso mettermi davanti alla gelateria, posso fare un evento street food, cercare di vendere centinaia e centinaia di chili di gelato, ma al contempo, quando avrò una richiesta per un matrimonio, la mia immagine sarà completamente diversa. Forse sarà diversa anche il modo di trovare il cliente, con un sito, con un'immagine accattivante che possa convincerlo a scegliere me piuttosto che la concorrenza. E in ultima battuta, il ruolo fondamentale che i mezzi per il moving business hanno nel rafforzamento del brand, la propria identità aziendale e nella fidelizzazione appunto della clientela, perché
Come dicevamo prima, saremo noi, grazie al Moving Business, ad andare incontro alla clientela. Cercheremo, studieremo il mercato, mireremo a dei target ben definiti, ma una volta ottenuto, diciamo, questi dati, saranno loro stessi a cercare noi. Come? Attraverso il mezzo, ovvero sarà come un baluardo, sarà come un totem di riconoscimento, perché un prodotto di qualità messo in una veste di qualità sarà sicuramente riconosciuto. E ultima considerazione che mi preme farvi, sempre a partire dalla nostra esperienza personale aziendale, tutto quello che vi racconteremo è frutto dei nostri studi e dei racconti che i nostri clienti ci fanno. Però una cosa che spesso si dimentica e si omette è il quinto fattore P, ovvero il personale, la persona. Ricordiamoci che il mezzo è fondamentale per il moving business, perché, come dicevo prima, è un baluardo, tutti ci vedono, ci riconosceranno, ma il protagonista resta sempre il prodotto, il posto, ma soprattutto il personale che lo vende.